Le relazioni extraconiugali delle donne sposate nel XII e XIII secolo. Argomento pruriginoso, ma che ci fa riflettere sullo stato femminile di quell'epoca. Fino all'XI secolo la donna è vista come una tentatrice, uno strumento del diavolo, un male necessario solo ai fini della procreazione. È considerata inferiore all'uomo e il diritto canonico consente di picchiare la moglie e di ripudiarla. L'adulterio poi viene concepito un crimine soltanto se commesso da una donna. Poi però arrivano i trovatori occitani che cominciano a girare per corti e castelli inventandosi l'amor cortese, o come lo chiamano loro il fin amor, cioè la dedizione assoluta per la donna che diventa la protagonista angelica attorno a cui si muove il mondo. Compongono sonetti in lingua volgare e che accompagnano con uno strumento musicale dando vita ad un mix irresistibile per quei tempi, tra poesia e musica. A quei furbacchioni piace vincere facile in amore e lo sanno e spesso ci riescono, perché quando il destino fa sì che il signore del castello si assenti per le crociate o per amministrare il proprio feudo e la castellana rimane sola ed ospita a corte magari un menestrello che è anche belloccio e che gli declama l'amor cortese fatto di sonetti audaci, scontri epici e struggenti e di erotismo, immagina come possa andare a finire. Ma questa è solo una faccia della medaglia, perché il fatto è che le donne spesso si sposavano molto giovani, con uomini che avevano anche 30 o 40 anni più di loro. In questo senso Boccaccio è illuminante perché l'adulterio femminile è l'elemento cardine di molte sue novelle. Ma nelle sue storie si guarda bene dal condannare le donne. È solo un cronista del tempo che ci racconta che in quell'epoca, oltre agli uomini, probabilmente anche molte mogli tradivano i loro mariti. Questo mood, come si direbbe oggi, non era che la conseguenza della forte sproporzione che c'era fra l'età del marito e quella della moglie, che si trovava spesso a lamentarsi delle scarse soddisfazioni della vita coniugale. E allora la cinica, luminosa intelligenza del Boccaccio sta nello sbatterci in faccia questa cruda realtà, e cioè che le corna non sono le mogli che le fanno ai mariti o viceversa, ma mariti e mogli se le fanno da sé. Insomma, il Boccaccio sembra volerci suggerire che quando uno dei due coniugi è sessualmente insoddisfatto dall'altro, è naturale che se non sei una persona dotata dell'eroismo della santità, la conseguenza non può essere che l'adulterio. Bene, mi piacerebbe sapere anche la tua di opinione. Ma al di là di questo, grazie di aver visto questo video e se ti piace iscriviti al mio canale YouTube dove realizzo corti storici medievali con questo format. E se ami leggere thriller storici, dai un'occhiata su Amazon a quello che scrivo io.